Con un budget di 50 milioni di dollari, Steven Soderbergh dirige questo suo nuovo film Black Bag, doppio gioco, un film sullo spionaggio inglese, sui servizi segreti inglesi. Un gruppo di persone ci lavora dentro e condivide anche dei legami personali abbastanza intimi, quindi sono persone che si vedono anche fuori dal lavoro in delle scene piuttosto ambigue, e le cui vite sono deformate, martirizzate praticamente da questo lavoro che li mette continuamente in pericolo e continuamente uno contro l'altro. Il colpo di scena si avvia quando si scopre che c'è una spia, qualcuno che sta tradendo i servizi segreti, e il protagonista Michael Fassbender, qui padrone di una recitazione di sottrazione totale, di immobilistica, quindi fermo come una lucertola che con lo sguardo magnetico parla poco e più che altro posa davanti alla telecamera in maniera molto efficace con questi costumi da diciamo colletti bianchi dei servizi segreti, sempre molto eleganti, ambienti scenografici gelidi ed eleganti, tecnologici, in un'atmosfera di una Londra cupa e senz'anima. E da lì inizia tutta una serie di scene che ci devono portare alla scoperta del colpevole, del traditore, portate avanti da Michael Fassbender, la cui moglie è interpretata da Kate Blanchett, che inizia con l'essere la principale sospettata. Sembra un po' ritornare agli albori del suo cinema, in cui c'è questa ispirazione un po' british alla Agatha Christie, ispirata insomma a una messa in scena chiusa in cui in un gruppo di persone bisogna trovare il colpevole, il più classico plot di base del giallo all'inglese, qui trasformato in una sorta di spy story, dove però non c'è action, ci sono dialoghi a non finire, dove tra questo gruppo di colleghi, tra virgolette amici, bisogna trovare il traditore e decidere se dare più importanza ai legami familiari, personali o alla patria. Il film è letteralmente un disastro, forse il peggior film insieme a Vendetta o qualcosa del genere, visto qualche tempo fa con l'attore Rumi, che non mi ricordo il cognome, ma insomma quello era altrettanto brutto. Questo forse è ancora più brutto perché c'è dentro la presunzione di fare un cinema fintissimo d'autore, semplicemente prendendo come ingredienti queste scenografie gelide, questi costumi, questi personaggi impomatati, vestiti sempre di tutto punto, questa atmosfera insomma plumbea di questi uffici ipertecnologici, tecnologia che qui risulta da subito incomprensibile, cioè i dialoghi che vertono su le problematiche tecnologiche con cui cercare la spia, riguardo ai servizi segreti eccetera, qui proprio sono incomprensibili e anche un po' ridicole, cioè lo spettatore non può capire certi termini. È un film cervellotico, iper dialogato, dialoghi verbosi, noioso, davvero noioso, perché spesso i film dialogati finiscono per essere noiosi, ma non sempre, perché ad esempio
un grande thriller riproposto proprio l'altro giorno in televisione come Zodiac, è molto dialogato ma è anche molto appassionante, molto avvincente, quindi il dialogo è secco, semplice, al servizio dell'azione che si sviluppa come una locomotiva in Zodiac, che è secondo me un grande film. Qui invece siamo all'opposto, i dialoghi sono proprio gestiti male, in maniera cervellotica, quasi a voler dimostrare la capacità del regista. Sembra che voglia dimostrare di essere capace di fare dei dialoghi ambigui, dove ovviamente i personaggi pensano tutto il contrario di quello che dicono, che vogliono mostrare di pensare. E ovviamente è un film di spionaggio e questo cliché della storia in cui c'è una spia, qui più dalle parti della spy story e più dalle parti del giallo alla Agatha Christie, alla piccoli omicidi tra amici, per capirci, risulta veramente stucchevole. I personaggi, gli attori sono anche bravi, per carità, chi potrebbe negare lo sguardo magnetico, il fascino magnetico di Fassbender e la bravura di tutti gli altri, ma il problema è proprio la sceneggiatura. La sceneggiatura sembra scritta da un adolescente eccitato dalle storie di spionaggio che ha visto al cinema prima di entrare alle scuole medie e, e proprio è proprio ingenua come storia, banale, cerca dei pretesti. C'è questo pretesto appunto della spia, del traditore, gestito male, a cui non ci si appassiona e non ci si identifica affatto con i personaggi, tranne con il protagonista, con la quale a un certo punto data la bravura dell'attore, dato il suo sguardo così magnetico, la sua presenza così carismatica, si finisce anche per rimanere un po' affascinati dal suo personaggio, ma non è certo dovuto alla sceneggiatura, per cui neanche la scena in cui sul lago sta per uccidere uno dei suoi amici, deve decidere se ucciderlo o no in base a come si svolge il dialogo, quali sono le risposte che l'amico gli dà, neanche lì ci appassioniamo. Scene viste nel cinema di Scorsese molte volte, l'ultima volta in The Irishman, quando appunto una persona è tormentata e deve decidere dentro di sé se uccidere qualcuno che è un suo amico, che con cui comunque ha una relazione personale. Qui proprio le scene passano una dopo l'altra senza lasciare traccia nell'animo dello spettatore. L'unica innovazione che Soderbergh vorrebbe inserire nel film, innovazione, più che di innovazione parliamo di semplice stile, cioè l'unica nota di originalità e di personalità che vuole apportare al film è la qualità visiva di certe riprese, come ad esempio una ripresa sul lago quando Fassbender sta pescando e vediamo la telecamera, credo proprio nella scena in cui deve decidere se uccidere uno dei suoi colleghi o comunque uno dei dialoghi che si svolge in questo lago sulla barchetta con cui va a pescare, con l'acqua che ricopre un terzo, il primo terzo in basso dell'inquadratura, e quindi ne viene fuori un'inquadratura piuttosto curiosa, piuttosto originale, articolata e suggestiva. E Soderbergh ne incasella diverse in questo film, che cercando delle angolature, dei movimenti di macchina particolari, ma ovviamente cercare di rendere originale un film semplicemente facendo delle inquadrature dal punto di vista fotografico,
dell'angolazione particolari, originali, capite che non ha molto senso, anzi sa un po' di, non so come dire, in questo film c'è qualcosa di amatoriale, di adolescenziale, cioè di voler fare un qualcosa con tutta anche la prosopopea e l'arroganza di un giovane che ovviamente non sto dicendo che sia così, però dico, lo stile sembra quello di qualcuno che vuole dimostrare qualcosa e non ci riesce, ecco, perché lo fa attraverso dei dettagli tecnici, attraverso questa scenografia molto omogenea che rende il film molto omogeneo. Se fosse mancato anche questo aspetto di confezione fotografico, scenografico, sarebbe venuto fuori veramente un disastro. E una scenografia ambientata in questi uffici asettici, tecnologici, fatta di grigi, quindi di colori che richiamano queste scrivanie, questi microchip, questi processori, e era una fotografia sempre un po' opaca, con queste giornate londinesi grigie e questi vestiti sempre impeccabili, sempre eleganti, questi personaggi che sembrano tutti usciti da una rivista di moda. C'è anche una patina pubblicitaria in questo film, appunto, che rientra in questa presunzione così di cui parlavo, anche nei titoli di coda, firmati come se fosse, non so, lo spot di un profumo, con dei titoli un po' pubblicitari alla marchio di lusso. È un po' da marchio di lusso tutta la confezione del film, che finisce per sembrare un grande spot pubblicitario delle spy story dialogate londinesi, non so che. È un film questo da evitare senza dubbio. Soderbergh secondo me realizza il suo film, se non il più brutto, uno dei più brutti. E nota conclusiva: notate come si spendono 50 milioni di euro qui per fare cosa? Nulla. È un film che, a parte le star, a parte la confezione fotografica, che comunque sfrutta alla grande la luce naturale, quindi in realtà non costa nulla, la luce naturale è gratis, è un film che si poteva realizzare veramente con pochissimi soldi se fosse stato girato con degli attori non famosi. È tutta un'operazione di marketing, sembra, vuota, o perlomeno è talmente disastrosa la sceneggiatura su cui poi si basa l'intero film, perché è un film che non sembra lasciare spazio a improvvisazione o ispirazioni estemporanee che avrebbero sicuramente arricchito la storia, ma sembra un film spy recitato su quella che è la sceneggiatura di base di David Koepp. E la sceneggiatura è veramente banale, un disastro, è diretta anche bene, ma il film è noioso, con questi dialoghi verbosi su cui si sviluppa tutta la storia, praticamente una storia di dialoghi molto logorroici, appunto, che prendono l'ispirazione dal giallo chiuso tra quattro mura all'Agatha Christie, tipo di 10 piccoli indiani, in cui c'è un colpevole, c'è un traditore, e poi con questa corrente tecnologica formale, da spot di profumo di alta classe, che sinceramente lascia un po' il tempo che trova. 50 milioni spesi veramente male, secondo me, ma in cui l'industria del cinema qui dimostra tutte le sue enormi limitazioni, la sua mancanza di idea, il suo ripetere se stessa a loop circolare, sempre con gli stessi modelli, che piano piano alla fine, come in questo caso, implodono
e dovrebbero lasciare spazio a nuovi modelli, a nuove innovazioni, ma voglio dire, c'è modo di innovare sicuramente anche una cosa così classica come il giallo alla Agatha Christie, il film spy, che ripeto qui è secondario, mi sembra più un film che ricalca i cliché del gruppo in cui c'è l'assassino, il traditore in questo caso. Si può innovare in tutto, ma evidentemente qui il regista non ci riesce e insomma si finisce per annoiarsi un po' e non annoiarsi quel tanto che avrebbe consentito l'uscita pre-finale dalla sala, cioè l'uscita prima della fine del film. Si arriva un po' a fatica, annoiati alla fine del film, rimane qualcosa, rimane sicuramente il volto di Fassbender, che è un volto straordinario. Qui diciamo la sua recitazione è ridotta ai minimi termini, ma il suo sguardo carismatico funziona sempre. Rimangono forse qualche scena sul lago, in questo lago nebbioso della periferia di Londra, o comunque in Inghilterra, non so dove, e poco altro. Appunto rimane questa sensazione da confezione super rigida, confezione quasi da spot pubblicitario, come a voler mettere la firma in ogni scena, ma è una firma che alla fine annoia molto, è un film da evitare.